Gli studi di Chopin sono 3 raccolte di 27 composizioni per pianoforte pubblicate nel corso del 1830. 12 sono state raccolte nell'opera 10 e altre 12 nell'opera 25. I restanti 3, invece, non sono stati raccolti in un'opera. Chopin, quando completò l'opera 10, aveva poco più di 20 anni, ma l'entità dell'opera testimoniava il valore ormai acclarato di un nuovo astro nascente, di un artista completo. L'intenzione era quella di ottenere un'ideale fusione tra virtuosismo ed espressività poetica, tra tecnica e arte. Emblematicamente, appunto, gli studi vennero dedicati a Franz Liszt. La struttura di questi brani brevi, concisi, ripercorre il classico schema tripartito. Ha un primo spunto tematico che propone un determinato problema tecnico-pianistico, fa seguito una zona di elaborazione delle idee precedenti, o anche un vero e proprio secondo motivo. Il ritorno della prima idea conclude il brano, spesso esteso a una sezione di coda. La scelta dello studio è originata dall'intento di risoluzione di una determinata finalità didattica. La figurazione difficile di cui il pianista deve impadronirsi viene ripetuta, sottoposta a eventuali varianti, trasportata in varie tonalità, così da farla divenire cangiante all'ascolto. È proprio questo il punto forte degli studi di Chopin. Sono così belli da far dimenticare all'ascoltatore il fine tecnico per cui sono stati composti. Analizziamo nello specifico i 12 studi opera 10. Il primo studio della serie si caratterizza per una cascata di arpeggi e per la notevole affinità con il numero 1 dei capricci di Paganini. Non a caso, Chopin raccomandava di eseguire il brano a colpi d'arco. Lo studio numero 2 in La minore tocca un altro topos tecnico, quello della scala cromatica. Chopin cerca la difficoltà, scrivendo appositamente per le dita medio, anulare, mignolo della mano destra, costringendo l'esecutore a risolvere problemi di movimenti innaturali e di scavalcamenti continui. Il terzo brano è un lento ma non troppo, in Mi maggiore, e si caratterizza per un tema calmo e lirico, a tal punto che è stato definito da uno degli allievi di Chopin come la più bella melodia scritta. Lo studio numero 3 è stato collegato da Chopin al numero 4, così come si evince dalla dicitura Attacca il presto col fuoco, basato sulla sincronizzazione e uguaglianza sonora delle due mani in frammenti cromatici ridotti. Molto veloce, lo studio numero 5 in Sol bemolle maggiore ha un carattere diverso dagli altri, tanto che Liszt lo definì come una fantasia burlesca scoppiettante di brio. Lo studio numero 6 si basa sulla necessità di sostenere con continuità una melodia lenta e rarefatta, l'ottenimento di un giusto equilibrio polifonico, un'adeguata restituzione del fraseggio. Lo domina un tema lirico, elegiaco, che prosegue poi nella parte centrale, sviluppato con accentuata espressività. Lo studio numero 7 in Do maggiore è fantasioso e toccatistico e riguarda il problema delle doppie note, eseguite per terze e seste parallele, in elegante movimento ondeggiante alla mano destra, mentre la sinistra contrappunta con brevi respiri melodici e appoggi armonici. Il numero 8 riprende lo studio degli arpeggi già presentato nello studio numero 1. Questa volta l'arpeggio è scintillante e accompagnato da numerose note di passaggio. Dello stesso problema si occupa anche lo studio numero 9 in Fa minore, anche se le difficoltà passano ora alla mano sinistra. Qui un tema triste e nostalgico è accompagnato dal fremente ribollire del basso. Un motivo interrogante a note ribattute prende forma nella parte centrale e per un attimo interrompe l'ansia del tema principale, che infine torna nella sezione di ripresa ampliato da una dolcissima frase di coda. Lo studio numero 10 è un moto perpetuo di notevole difficoltà, ma allo stesso tempo delicatamente leggiadro. Lo studio numero 11 in Mi bemolle maggiore tratta ancora gli arpeggi, affidati contemporaneamente al gioco delle due mani in una esecuzione di ardua complessità. La raccolta si chiude con lo studio numero 12, noto come La caduta di Varsavia. Si dice che Chopin abbia composto questo brano di getto, non appena seppe della presa della capitale polacca ad opera delle truppe zariste.